Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare un progetto appunto tipicamente autunnale invernale, una coda di drago, uno scialle coda di drago. Il mio è stato realizzato con un bel filato corposo, lamé grigio ghiaccio e grazie proprio a questa consistenza del mio filato è effettivamente un bellissimo scialle lungo quasi 2 metri e diciamo molto molto caldo e avvolgente. Sicuramente è un modello che può essere realizzato anche con dei filati più delicati e quindi darà, diciamo, la parte delle righe traforate con i punti V saranno più evidenti. Facciamo alcune precisazioni. Allora, dobbiamo ricordarci che nel lato in cui poi andremo ad ampliare il nostro Bactus, il nostro scialle, monteremo 4 catenelle in fase finale. Invece, quando dovremo concludere scusate, in fase iniziale, a conclusione del giro, utilizzeremo la doppia maglia alta. Invece, nei lati poi dove verrà fuori la nostra crestina della coda di drago, ci solleveremo con 2 maglie alte, 2 catenelle appunto, scusate, 2 catenelle in fase di inizio giro. Invece concluderemo con una maglia alta a conclusione. La traforatura è diciamo interrotta da una riga di noccioline realizzate nei punti V. Partiamo però con ordine. Ah, un'altra cosa che mi dimenticavo di dirvi: per realizzare appunto la cresta, quando io ho terminato appunto il mio giro di noccioline, devo fermarmi prima degli ultimi due motivi, a seconda appunto di quanto crescerà il nostro scialle, proprio per dare appunto la bordatura, la sfondatura alla coda stessa. Vediamo come partire, poi facciamo tutte le considerazioni del caso. Allora, all'inizio io ho bisogno di spazio, vado a realizzare 4 catenelle che sostituiscono una prima maglia altissima, 2, 3 e 4, poi metto altre 2 catenelle e infine chiudo il primo giro con una maglia altissima presa nella prima catenella, in questo modo, ok? E quindi abbiamo l'asola che darà vita poi a tutto il nostro lavoro. Adesso, come abbiamo detto, devo andarmi a mettere qui e aggiungere 4 catenelle per alzarmi, perché l'inizio proprio del giro della parte che appunto mi darà poi l'ampiezza dello scialle stesso. Giro la mia asolina, aggiungo altre 2 catenelle, vado a entrare all'interno di questo spazio e formo la mia prima maglia alta, ok? Poi vado a crearmi l'altro spazio per iniziare proprio il lavoro. Aggiungo 2 catenelle, una e due, e entro con una maglia alta in questo modo. Perfetto. Allora, cosa devo fare? Abbiamo detto che quando mi alzo diciamo nel lato che poi mi darà vita alla stondatura, al bordino, diciamo alla crestina della coda, mi alzo con solo 2 catenelle, che in realtà dovrebbero sostituire una maglia alta. Filo sull'uncinetto, vado a crearmi il primo punto V nella prima asola sottostante, costituito da una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Mi sposto nell'altro spazio, faccio la medesima cosa, maglia alta,
2 catenelle, maglia alta, ok? E sono arrivata a questo punto. Adesso devo concludere con un punto V, vedete, fatto un pochino particolare perché devo dare i miei aumenti, pertanto nel giro successivo non, diciamo, sotto avevo 1 2 spazi e adesso ne devo andare a realizzare 3. Come si fa? Niente di più semplice. Aggiungo 2 catenelle, come abbiamo detto, questa è poi la parte che andrà, diciamo, intorno al collo, che dovrà crescere. Vado a mettere una doppia maglia alta, una maglia altissima, in questo modo, ok? E qui in questo modo abbiamo ottenuto 3 spazi. Adesso, come abbiamo detto, aumentiamo con 4 catenelle, 1 2 3 e 4, perché è la parte che andrà vicino al collo. Volto il mio lavoro, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro qua e formo il primo, un altro, diciamo un punto V. Accanto ne vado a formare un altro, quindi nel, diciamo, nel punto iniziale vado a formarmi 2 punti V. Aggiungo le mie 2 catenelle, vado qui e metto, scusate, non vado qui, ho sbagliato, vado sempre nello stesso spazio sottostante per formare il secondo punto V, perché devo dare, diciamo, devo far crescere il mio lavoro, quindi ho bisogno di aumentare di uno spazio rispetto al giro sottostante. Intanto ho qualche problema con il gomitolo, pazienza, perché è un gomitolo che era d'avanzo. Allora vado qui, maglia alta, e qui ho l'aumento di un punto V. Nei successivi faccio come mi trovo, quindi sopra il punto V centrale vado a realizzare un altro punto V, sono alla fine, vado qui e faccio l'altro punto V, 1 e 2, perfetto, sono qui. Poi siamo arrivati a questo punto. Cosa succede qui? Che qui devo andare a rafforzare il laterale con una maglia alta lavorata sopra le 2 catenelle del giro precedente, ok? Adesso cosa devo fare? Devo andarmi a creare le mie noccioline. Le noccioline ce ne saranno 2 in ogni punto V, suddivise da 2 catenelle. Quindi mi alzo nuovamente con le mie 2 catenelle iniziali, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto V, una maglia alta chiusa a metà, seconda maglia alta chiusa a metà, terza maglia alta chiusa a metà, chiudo insieme per realizzare la prima nocciolina, 2 catenelle di separazione, realizzo la seconda nocciolina, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, terza maglia alta chiusa a metà, ok? E abbiamo creato il primo gruppetto di maglie, diciamo, di noccioline. Non metto nessuna catenella di separazione, ma vado a realizzare la stessa cosa nello spazio successivo. Quindi una maglia alta chiusa a metà, la seconda e infine la terza, ok? Quindi poi chiudo 2 catenelle di separazione e me faccio la stessa cosa con 3, sposto un attimo quello che ho sotto, 2 e 3, e anche la seconda, il secondo motivo è pronto, ci mancano altri 2 motivi, 2, chiudo, 2 catenelle,
faccio l'altro, 1 e 2, e infine allora qui ho un motivo, due motivi, ho sbagliato, qui ne ho messo solo due, scusate, torno da capo per quest'ultimo lavoro. Sono 3 maglie alte chiuse insieme per fare la prima nocciolina, 2, 3, 2 catenelle di separazione, le altre 3 che formano l'altra nocciolina, una, 2, terza nocciolina, ok? Vado nell'ultimo spazio, faccio la stessa cosa, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, 3, e siamo arrivati appunto alla lavorazione del primo motivo. Ok, adesso cosa succede? Che dobbiamo ripetere, vediamo un attimo qua, questi 3 giri con i punti V, però dobbiamo ricordarci che adesso nel giro successivo dobbiamo lasciare liberi gli ultimi 2 motivi, ok? Allora contiamo 1 2 3 4, qui poi avremo 1 2 3 4 5 6. Ogni volta che vado a crearmi il giro con le noccioline aumenterò sempre di 2, quindi se qua ne ho 4 qui ne avrò 6 di motivi. Allora riprendiamo questo giro e poi penso che riuscirete anche da sole. Allora come si fa? Abbiamo detto che qui è il lato che devo far crescere, che avvolgerà il collo, quindi mi alzerò con 4 catenelle, una, scusate, qui ho dimenticato di dirvi di concludere con una maglia altissima, perché poi è quella che mi dà lo spazio per fare il mio primo punto V dell'aumento. Chiudo, faccio una maglia altissima in questo modo, non si è incastrato. Il lurex è un po' antipatico da lavorare, devo essere sincera, a volte è fastidioso, perché anche poi se facciamo degli errori e vogliamo sfilare il lavoro rende difficoltoso poi recuperare bene il filato. Infatti adesso fai capricci. Allora, finite le mie noccioline vado a terminare con una maglia altissima, ok? Ricordiamoci questo, che prima mi ero dimenticata di dirvelo, che comunque anche dove sono le noccioline devo andare a terminare con la maglia altissima. Quindi mi alzo di 4, 2, 3 e 4, volto il mio lavoro, devo andarmi a creare il mio primo aumento. Come abbiamo fatto sotto, aggiungiamo 2 catenelle, nello spazio qui vado a inserire il primo aumento e quindi il primo punto V l'ho costruito. Accanto me ne vado a costruire un altro, ok? Sempre in questo spazio tra la prima, diciamo il primo motivo con le noccioline e lo spigolo. Poi cosa faccio? Filo sull'uncinetto, vado al centro del primo motivo con le noccioline, 2 catenelle, rientro, un'altra maglia alta, faccio la stessa cosa accanto a destra all'altra, nell'altro spazio, 1 e 2 sono qui. Sto bene attenta, perché cosa succede? Io devo lasciare libero, come vi avevo detto, le ultime 2. Allora, così facendo io ho di nuovo 4 motivi, perché quando io ho fatto questo aumento ho 1 2 3 4. Poi cosa faccio? Entro nello spazio qui
faccio una maglia alta e lascio libere le ultime due, gli ultimi due motivi con le noccioline. Adesso riprendo la lavorazione. Come abbiamo detto, sul lato della costina io ho bisogno solo di 2 catenelle quando devo alzarmi e di una maglia alta al ritorno, e vado a ricostruirmi che cosa? I punti V. Ok, sono 2 catenelle che separano le due maglie alte, sempre in questo modo. Faccio attenzione perché devo crearmi comunque degli aumenti, ok, in questo modo. Se sotto, quando ho lasciato libere le due diciamo i due motivi con la nocciolina, ho 4 spazi, qui ne devo ricavare 5. Come faccio? Nell'ultimo spazio vado a costruirmi l'aumento costituito da maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, altre 2 catenelle e maglia altissima, ok? E questo, in questo modo faccio crescere la parte del collo. Siamo in questa situazione. Cosa succede? Che dovrò fare la stessa cosa, l'ultimo giro di punti V, per poi di nuovo realizzare le noccioline. Anche in questo caso cosa farò? Salirò con 4, giro il lavoro, faccio 2 catenelle, vado a realizzare una prima maglia alta in questo primo spazio, poi 2 catenelle e un'altra maglia alta. Quindi gli aumenti della mia coda di drago avverranno sempre nel punto iniziale. Ricordiamoci appunto che sul lato poi che formerà la crestina, quando vado a partire utilizzo 2 catenelle, quando vado a finire il giro una maglia alta. I punti, diciamo i giri con le noccioline, vengono costruiti dopo 3 giri di punti V. Nel nostro caso questo era quello iniziale che ci ha permesso di avviare il lavoro, quindi 1, 2, 3 noccioline, la stessa cosa, 1, 2, 3 noccioline. Per ogni gruppetto, diciamo per ogni fila di nocciole, le chiamiamo così, il mio lavoro aumenterà, diciamo, aumenterà di 2 motivi di noccioline, e questo creerà piano piano appunto la crescita di tutta la coda di drago. Allora, questo è solo uno dei vari progetti basati su questo principio di crescita degli scialli e dei Bactus che ho intenzione di realizzare quest'anno. Devo dire che come motivo io adoro, cioè adoro lavorare gli scialli, sono una cosa che mi entusiasma tantissimo. Quindi ne troverete sicuramente altri sul mio canale, pertanto non dimenticate di iscrivervi e di seguire i miei prossimi tutorial. Se avete dei dubbi, qualsiasi cosa, scrivete nei commenti e cercherò di essere più esaustiva. Mi raccomando, iscrivetevi e aspettatemi per i prossimi progetti. Buona creatività a tutti, da Uncinetti allo sbaraglio.